Salve amici e bentornati sul canale. Attenzione, dove siamo? Siamo in macchina perché oggi pomeriggio ho deciso di farmi un regalo. Non so se vi ricordate che io tutte le volte che semino patate, piselli, qualunque cosa, mi lamento per il fatto che non ho l'assolcatore. Ebbene sì, questo pomeriggio sono stato da un signore anziano che smetteva appunto di fare il contadino per l'età, che vendeva i suoi attrezzi. Allora l'ho contattato, appunto, sono andato appunto questo pomeriggio e ho acquistato un assolcatore. Chiaramente assolcatore alla vecchia maniera, usato, però in buonissimo stato, alla fine un pezzo di ferro che deve andare sottoterra, ma in questo modo sicuramente mi toglierà tanta fatica, perché non so se vi ricordate, io ho sempre fatto tutto con la zappa a mano. Effettivamente per la mia schiena non era un bene, e poi l'assolcatore lo posso utilizzare sia per raccogliere anche per fare la lavorazione di rincalzatura, perché se passo al lato gli butto la terra sopra e creo anche il solco per andare a annaffiare. Adesso ragazzi lo portiamo nelle vicinanze del trattore e poi lo guardiamo un po' insieme e poi lo proviamo, perché appunto lo voglio provare, voglio vedere se è tutto a posto, se funziona, se mi farà comodo realmente, anche perché se non lo provo non capirò mai appunto se mi potrà servire. Credo di aver fatto un affare perché l'ho pagato relativamente giusto. Vedo che questi pezzi, soprattutto a un solo assolcatore, si trovano raramente e costano molti soldi. Li fanno specialmente per i motocoltivatori oppure per altri attrezzi, altrimenti si trova roba a due lame praticamente. Si trova a due lame, a due zappe o come si può definire, e costicchiano. Quindi adesso mi sono fatto questo piccolo regalo, li andiamo a vedere insieme e poi vediamo un po' cosa succede. Mi raccomando, il cartone quando trasportate la roba, così non si va né a sporcare né a intaccare la macchina. Ecco qua il nostro grandissimo assolcatore, come vedete è in ottimo stato, mi pare abbia una trentina d'anni, come vedete è veramente usurato poco. Poi qua si vede che l'ultima volta è stato utilizzato, dovrebbe essere passato del tempo, perché solitamente questa lama qui quando si lavora tanto si pulisce da sola. Non so se chi di voi all'estirpatore nota che quando lo usa poi si ripulisce dalla ruggine e da tutto. Vedete è in buonissimo stato, appunto è un assolcatore a 3 punti, vedete che ci sono i 2 punti e questo è per il terzo punto, e è regolabile come tutti gli assolcatori, vedete si alza e si abbassa, vedete se io giro questo si sta abbassando. Appunto poi bisognerà vedere durante il lavoro come si preferisce lavorare, anche quanta profondità si vuole raggiungere, dipende probabilmente anche dall'ortaggio. A me chiaramente, ve l'ho già detto, mi serve soprattutto per seminare le patate, i baccelli, così mi risparmio davvero tantissima fatica. Poi se chiaramente ne voglio seminare di più, in questo modo mi aiuta, perché sennò avrei dovuto farlo tutto a mano e dovrebbe essere stato proprio una tragedia. Adesso ragazzi lo vado a mettere al chiuso e poi domani, visto che adesso sono le 6 di pomeriggio e sta per fare buio, lo andiamo a provare insieme, va bene? Così vediamo, anche se il terreno non è fresato, come lavora e soprattutto se svolge il lavoro che io voglio. Allora amici, non so se qualcuno si era accorto di qualcosa. Adesso vi do un indizio, questo e i guanti. Cosa succede? Ragazzi, io vi ho fatto vedere l'assolcatore, qualcuno di voi sicuramente ha notato che qualcosa non andava bene, perché chi mi conosce sa bene che io ho un Carraro che ha i 3 attacchi comuni di tutti, ma dovete sapere che è successo qualcosa di strano e adesso andiamo a scoprire il telo e così si svela l'arcano e si vedono le differenze. Attenzione, si alza il telo, è cambiato tutto. Ebbene sì, è cambiato tutto. Che è successo? È successo che dovete sapere che, visto che io avevo pagato poco questo assolcatore, l'ho dovuto modificare perché con gli attacchi precedenti non poteva essere utilizzato. C'era la catena come terzo punto che non mi permetteva di alzare l'attrezzo, perché dovete sapere che
terzo punto deve essere sempre rigido. Poi i due punti del sollevatore erano troppo bassi, troppo lunghi e non ci riuscivamo a lavorare, quindi cosa ho fatto? Questo pezzo qui, che è un pezzo che avevo di un estirpatore vecchio, l'ho riadattato, l'ho praticamente fatto saldare su questo pezzo di ferro che alla fine è l'assolcatore, e poi ho costruito un terzo punto, vedete, con un pezzo di ferro, e questi due sono i due punti di ancoraggio di questo. Quindi come vedete con due ferri sono riuscito a ottenere un attrezzo completo. Ho risparmiato perché dovete sapere che se io avessi comprato un assolcatore singolo avrei speso molto di più, e come vedete in questo momento io ho effettuato delle saldature da un fabbro. I pezzi li avevo tutti in casa, quindi ho semplicemente fatto delle modifiche, e in questo momento io sto scartando questo attrezzo perché insieme a Gabriele lo scartiamo e lo facciamo tutto di rosso. Quindi diventerà a tutti gli effetti un assolcatore rosso. Probabilmente nessuno si accorgerà anche del fatto che io ho fatto queste modifiche, perché è dipinto e tutti di un colore probabilmente non si vedrà. Però come vedete, avete visto che se uno trova un attrezzo, io questa modifica l'ho voluta fare perché non perché non volevo comprare un assolcatore nuovo, ma perché quando ho visto questo tipo di ferro, che è ferro è difficile da spiegare, questo è un ferro vecchio stile, un ferro più resistente. Gli attrezzi che fanno adesso sono molto più leggeri, anche l'estirpatore che ho della Delex, che vi ho fatto vedere appunto nei video, presenta un ferro molto più fine, vedete, questo è proprio ferro resistente. Quindi mi sono detto, ho speso poco per comprarlo, lo andiamo a modificare con quello che abbiamo. La cosa più difficile è stata quella di fare il terzo punto. Come vedete non è stato fatto un terzo punto a triangolo, ma l'abbiamo fatto semplicemente in altezza, con un pezzo di ferro appoggiato sui due assi di questo punto qui, e niente ragazzi. Tutto è tornato, sono molto felice perché da questo momento in poi non dovrò più fare fatica per seminare le patate, ma adesso con Gabriele lo andiamo a scartare e poi lo andiamo a dipingere. Ci vediamo semplicemente alla fine, quando avremo fatto il tutto, e poi chiaramente lo andremo a provare in settimana perché stiamo mettendo le patate. Allora amici, come vedete lo abbiamo dipinto, è diventato tutto di un colore. Chiaramente il colore vecchio un po' si vede perché è un rosso brillante, che però sono passati 30 anni e quindi un po' è cambiato di colore. Come vedete abbiamo dipinto tutto, sembra quasi un attrezzo fatto apposta da un'azienda, invece è semplicemente un attrezzo che abbiamo ottenuto dalla lavorazione di saldature e poi appunto l'abbiamo colorato di rosso. Adesso non ci resta che provarlo, quindi prossimamente faremo un video dove semineremo le patate e appunto il solco lo faremo con questo, vedremo un po' come lavora. Io l'ho già un po' provato e devo dirvi che sono abbastanza contento. E niente amici, fateci sapere un po' cosa ne pensate, io penso abbiamo fatto un bel lavoro. Vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e perché no anche un commento. E da poco appunto abbiamo fatto questo gruppo Facebook dove già abbiamo fatto un po' di argomentazione con gli utenti e un po' di nostri spunti di riflessione sulla situazione attuale dell'agricoltura e tante cose. Niente ragazzi, spero che siate anche voi contenti di questa cosa, abbiamo fatto credo un buon lavoro e ci vediamo prossimamente. Ciao!